L'idea iniziale di Ezio era di adeguare il cambio della carburatori con il differenziale della Twin Spark che avevo rimediato e che gli ho portato in officina. Abbiamo visto però che non era così semplice. Le misure non combaciavano, era un lavoro abbastanza difficoltoso. Per fortuna Bacci mi ha dato una mano e mi è venuto incontro fornendoci un differenziale apposito per la mia scatola del cambio. Nel loro listino il differenziale è disponibile e non ho dovuto fare altro che venire qui in fabbrica e mi hanno coccolato tutto il giorno e adesso il mio cambio verrà equipaggiato con un differenziale autobloccante che potremo tarare a nostro piacimento. Abbiamo accolto subito e volentieri la richiesta di Davide di lavorare sul progetto dell'Alfa 75 perché noi abbiamo nel mercato europeo, vediamo che Alfa Romeo, il marchio proprio Alfa Romeo in generale, è uno dei marchi più stimati in tutta Europa. Noi lavoriamo moltissimo con la Giulia o l'Alfa 75, sia come autobloccante che cambio ravvicinato sia sincronizzato ai nessi frontali. Avere la possibilità di montare un nostro prodotto con lavoratissimo come è quello dell'Alfa 75, nonché il primo progetto da cui è partito forse l'azienda, perché deriva dalla Giulia GTA ma poi era lo stesso dell'Alfa 75, per noi questo è stato un valore aggiunto che penso che la famiglia ha accolto subito bene proprio perché ci ricorda sia il passato, da come è iniziata l'azienda, lo stato attuale, sia il futuro perché stiamo lavorando su un progetto dell'Alfa 75 per la Germania di cambi sequenziali che verranno montati sulle Alfa 75 per un regolamento dell'Alfa Cup europeo tedesca, per cui siamo contentissimi di poter partecipare a questo progetto perché ci abbiamo visto il passato, il presente e anche il futuro. Abbiamo aperto il cambio, per cui tolto il differenziale. La prima cosa che abbiamo visto è la differenza tra il mille righe dei semiassini che entrano all'interno. Per lo stesso motivo per cui con Ezio non siamo riusciti ad adattare il differenziale autobloccante di serie della Twin Spark sul scatola del cambio del 2000 carburatori, anche qui in Bacci abbiamo dovuto fare delle modifiche sul differenziale autobloccante che hanno in catalogo perché la colpa era mia, della mia macchina, perché è molto rara e quella scatola del cambio non è tanto comune. Condivide le stesse misure, quasi tutte, con il GTV6 e altre macchine di produzione, ma essendo stata prodotta veramente in pochissimi esemplari, non era così facile trovare un pezzo giusto di produzione, di grande produzione per lei. Il cambio non lo avevamo mai fatto, ha un mille righe più piccolo rispetto alla 1.8 turbo. Per cui i nostri differenziali, avendo tutti il mille righe maggiorato, abbiamo dovuto riaprire il differenziale, abbiamo cambiato i due planetari prendendo quelli col mille righe più piccolo e installati al suo interno e calibrato la taratura in base alla richiesta di Davide. Un'altra differenza che abbiamo visto, una volta tolto la corona, era il disassamento della corona stessa tra la 2000 aspirata e il 1.8 turbo, per cui è stato necessario realizzare uno spessore di calibrazione di 3,4 mm per ricompensare questo disassamento, per riallineare la corona col pignone stesso. In questa maniera l'assemblaggio è stato semplice, abbiamo riavvitato la corona, rimesso i semiassi originali e tutto è tornato al suo posto. Il progetto era nato in un modo, cioè all'inizio pensavo di restaurare questa macchina in una maniera. Col passare del tempo, l'arrivo di altri collaboratori in questo progetto, mi è venuto chiaro che sarebbe diventata tutta un'altra macchina.
tanti nomi che si sono aggiunti nel frattempo non me li aspettavo, come Colombo e Bariani, CPS Pistoni e una marea di altre aziende alle quali si è andata ad aggiungere Bacci Trasmissioni, che è un nome gigantesco nell'ambiente e io non avrei mai pensato di avere un giorno un differenziale autobloccante Bacci sulla mia macchina e spero che non sia l'ultimo. La ditta è iniziata con mio babbo, anteguerra, parecchio anteguerra. Prima cominciarono a costruire le biciclette nel 1910. C'è una foto anche che fa vedere questa documentazione di questa ditta di allora, che magari non era nemmeno registrata, perché nel 1910 facevano un po' le cose alla Carlona. Il mio babbo, proprio l'attività, c'è un certificato che è iniziata nel 1927, sicché ne è passata acqua sotto i ponti, Buono, quindi ci siamo. Allora adesso dobbiamo scegliere su che rampa chiudere il differenziale, perché appunto, come ti dicevo, io praticamente qua con questo grafico vediamo in base a come montiamo il differenziale, quindi a quante lamelle mettiamo, cioè quante superfici facciamo lavorare e su che rampa montiamo la crociera, che bloccaggio poi ti viene fuori. Quindi per esempio in questo modo abbiamo questo esterno e la molla a tazza, quindi questa fa solo il precarico. Queste sono le poi superfici che effettivamente fanno attrito, quindi in questo caso abbiamo 1, 2, 3 e 4, perché questa lavora direttamente sul mozzetto, quindi 4 superfici d'attrito. Quindi in questo caso praticamente sulla curva, quella blu, sì, è come abbiamo fatto adesso le lamelle, ok? Quindi se lo montiamo sulla rampa dove è montato adesso, vedi, questa è la rampa in accelerazione che è a 45 gradi, quindi ci dà il 47% di bloccaggio, circa il 50%, una via di mezzo fra l'aperto e 47%. Wow. Se invece lo montiamo sulla rampa a 60 andiamo a parecchio, perché andiamo all'81, all'80%. Ezio si è raccomandato più di una volta di non superare il 40% di percentuale di bloccaggio. Siamo arrivati al 45% e non mi dispiace perché sarà una macchina che in tiro e rilascio sarà un po' più violenta, a me piace. Chiaramente ne farò un utilizzo stradale, quindi dovrò stare anche attento perché avrà delle reazioni molto nervose. A me piace così e penso anche che la 75 abbia un po' questo carattere nevrotico e a me non dispiace. Dovremo stare attenti, soprattutto nei suoi primi chilometri, perché avrà delle gomme molto performanti e delle risposte del differenziale del ponte posteriore molto violente. Queste due cose non sempre combaciano bene perché avrà delle differenze di aderenza e di risposta che potrebbero mettermi in difficoltà, ma in realtà è tutto quello che voglio perché è quello che mi diverte di più. È un differenziale molto affidabile, è un differenziale che si può cambiare di taratura senza dover acquistare nessun pezzo, perché è già predisposto per diminuire la taratura o addirittura aumentare la taratura. L'ideale secondo me sarebbe cominciare da questa, poi tanto è una cosa che, cioè, volendo dici no, voglio bloccare di più, bene, te lo riapri, te li risposti qua e sei su questo bloccaggio. Quindi no, ma 47 per una stradale. No, infatti, si sente, insomma, quando la guidi, cioè quando diamo questi autobloccanti generalmente sono comunque per uso pista, quindi, e poi, insomma, poi te lo gestisci te, Che dici? Va bene. Dai. La taratura del 45% è giusta, se andate sullo sterrato si poteva aumentare anche. È stato subito chiaro che il cambio era un cambio vecchissimo, che era in uno stato di abbandono di anni. Già da quando l'ho ritrovata nel pollaio e mi sono seduto dentro, ho provato a premere la frizione e a cambiare qualche marcia da fermo e probabilmente era la prima volta che a quella macchina succedeva questa esperienza in 20 anni e devo dire che già mi diede un'impressione di un cambio in forma. Ho avuto la conferma oggi qui in Bacci perché quando l'hanno aperto mi hanno detto che in realtà il cambio, nonostante da fuori facesse schifo, le mie ore e ore di pulizia sono servite a poco, dentro il cambio era ancora come nuovo, hanno detto, quindi bene così. Infatti Davide ci ha portato un cambio più o meno pulito, lavato, però
Ho visto i ragazzi, anche tramite l'utilizzo dei cacciaviti, hanno tolto della terra che era rimasta sull'esterno, soprattutto nella zona dei semiassini dove intervenivano il semiasse. Una volta ripulito e aperto il cambio sembra nuovo, anche la testa del pignone interna sembrava in buone condizioni, per cui una volta cambiato il differenziale, fatto le regolazioni, lo abbiamo richiuso e pronti per ripartire. Pausa ci vuole, no? Dai. Cioè, a farsi cose, tu vai alla macelleria, macellare, lascia aperta taglia la carne e fai questo. La trasmissione i meccanici non la fa. Queste sono le pinze famose, a partire dalla fetta, sono croce e delizia di queste macchine. Era un problema all'epoca, no? Però come sistema, tutto concentrato verso l'asse centrale, era molto Formula 1. Una soluzione tecnica e più che altro per il bilanciamento dei pesi e tutto quanto che era stata studiata in Formula 1 all'epoca. Era scomodo perché comunque ogni volta che dovevi intervenire per la sostituzione dei dischi dovevi smontare mezzo mondo. Però all'epoca era una soluzione sempre con l'intento e con lo stile corsaiolo dell'Alfa Romeo. Queste pinze diciamo sono particolari perché hanno dei registri meccanici sia di qua che di là per accostare la pastiglia e centrarla e regolarla per bene. C'è un registro che è questo qui, comanda una cremagliera qua dentro, molti la forzano e si rompe il meccanismo. Perché da qui diciamo regoli il freno a mano. Quando il freno a mano fa molta corsa, diciamo da questo registro da 6 si può accostare la pinza e si fa la regolazione del freno a mano. Chi si vuole avventurare a farlo deve stare attento che sia libero, che non sia bloccato. Al momento in cui lo vai a forzare si rompe la cremagliera qua dentro e devi smontare per forza le pinze e mandarle a revisionare. Per il resto era tutto sovradimensionato perché questi semiassi così, noi li abbiamo usati pure sui prototipi, si usano, diciamo, vanno tutta alla ricerca di questo ricambio. Sui prototipi da terra, sui prototipi che vedi con i motori moto, molti usano questo sistema. Veramente era robustissimo, riescono a sopportare 300 cavalli senza problemi. A differenza dell'Alfetta, sulla 75 avevano migliorato la leva, come lo sappiamo già tutti quanti, c'erano un leveraggio montato pure su Uniball anziché delle boccole in plastica, insomma avevano migliorato un po' tutta la situazione. Per l'epoca era una cosa avveniristica,
Poi chi guidava queste macchine doveva capire un po' il sistema del DD-on. Il DD-on rimane sempre piatto per terra, è la scocca che si muove, a differenza delle altre tipi di sospensione che qui rimane sempre attaccato il retrotreno a terra e la macchina sopra va in piega. Allora c'era chi, diciamo, nell'affrontare una curva, quando vedeva questa macchina che piegava, toglieva il gas perché era un po' di timore, ma chi ha capito come funzionava questo qua, al momento in cui la macchina andava in piega tu davi il gas e quella rimaneva incollata per terra, tanto è vero che le Alfetta all'epoca erano sui curvoni autostradali veloci, erano le macchine da imbattibili dalla macchina. Una volta messo tutto a posto è una macchina, ancora oggi è piacevole da guidare, pure in autostrada è uno spettacolo. Va bene, andiamo avanti.